Bitcoin sta crollando, di nuovo, però la verità è molto più lontana da quello che si può vedere qua sui social e in questo video ne parleremo nel dettaglio. Mentre sto registrando questo video, Bitcoin ha da poco recuperato gli $89.000, segnando un calo di oltre il 30% dal suo massimo raggiunto ad ottobre 2025. Ma un calo di questa entità non è poi così insolito per Bitcoin, infatti guardando questo grafico qui e guardando solo all'ultimo ciclo ci sono stati ben 3 cali simili a questo, il primo di un meno 33%, il secondo di un meno 31% e quest'ultimo di un meno 36%. Eppure il panico è palpabile. I social traboccano di teorie tipo, te le leggo, è finita l'adozione istituzionale, l'ETF ha fallito, è scoppiata la bolla I che trascina giù tutto, il mercato è rotto, tutta colpa del carry trade giapponese e un mucchio di altre teorie dubbie. Bene, sappi che la maggior parte di queste spiegazioni sono solo rumore di fondo. Reazioni istintive a candele che di punto in bianco si trasformano in rosse piuttosto che analisi strutturali di ciò che realmente sta succedendo. E se non capisci davvero che cosa sta succedendo al mercato, allora non potrai essere pronto per ciò che verrà. Perché una volta compresa la causa reale, ti assicuro che tutto diventa estremamente più chiaro. Quindi qua parleremo proprio delle cause che hanno scatenato questo crollo su Bitcoin e il mercato in generale. Prima di partire però, se ancora non l'avessi fatto, ti invito a iscriverti al canale. Lo so che è stupido chiederlo, però aiuta veramente tantissimo. E quindi se sceglierai di iscriverti al canale, in segno di gratitudine, farò del mio meglio per rispondere il più velocemente possibile a tutti i commenti. Partiamo quindi con il cuore di questo video. Spoiler, questo crollo non è un segnale di debolezza, ma un'opportunità travestita da crisi. E tra poco ti spiego che cosa voglio dire. Partiamo dal contesto. Come sempre, prima di analizzare i fatti, dobbiamo analizzare il dove vengono inseriti questi fatti, quindi all'interno di quale contesto. Quindi prima di parlare di ordini, prima di parlare di liquidazioni, prima di parlare di dati on-chain, dobbiamo fissare il giusto frame mentale, quindi andare proprio a vedere il contesto generale. E quale modo migliore di farlo se non tornare a una delle massime, secondo me, più sottovalutate del vecchio caro zio Warren Buffett. Nel breve periodo il mercato è una macchina per votare. Nel lungo periodo il mercato è una macchina per pesare. Questa frase forse è la prima volta che la senti perché non è una delle più citate di Buffett, ce ne sono molte altre che vengono citate di continuo, però ecco, questa secondo me è quella che più si adatta a questa situazione di mercato ed è una anche di quelle che mi piace di più, perché riporta un concetto non filosofico, ma un vero e proprio concetto di fisica del mercato. Oggi la macchina per votare è in preda al panico. Quindi il prezzo che viene dato al mercato, no? Appunto il voto che viene dato al mercato, sconta notizie che vengono di continuo rilasciate. Abbiamo gli algoritmi che vendono, i trader algoritmici che vanno a perpetuare ancora di più il nostro downtrend, i media che amplificano il terrore gridando al crollo e quindi si instaura un ciclo di feedback negativo. Insomma, l'emozione sostituisce l'analisi, ma nel lungo termine la macchina per pesare, quindi la macchina che va a vedere l'effettivo valore dell'asset, quella non si sta spostando di una virgola. Ecco che quindi, scomodando ancora una volta Buffett, non dobbiamo stare a fissare il prezzo giornaliero. Non dobbiamo vedere come cambia ogni minuto, ogni ora, ogni giorno il prezzo dell'asset che abbiamo scelto, che abbiamo comprato. Perché noi non stiamo comprando il prezzo, come dice lui, stiamo comprando il valore sottostante. E se il valore sottostante non cambia o cresce nel tempo divergendo da quello che è il prezzo attuale, ecco che si creano delle possibilità incredibili. Quando si crea questa discrepanza, quindi tra prezzo e valore dell'asset, e diventa grande, sempre più grande, ecco che si creano i migliori entry point della storia per Bitcoin, l'asset che stiamo proprio analizzando in questo momento. Per capirlo però dobbiamo rispondere a 3 domande e lo scopo di questo video è proprio permetterti di soppesare la macchina per votare, quindi il prezzo che viene attribuito ora a Bitcoin e il perché viene attribuito quel prezzo lì, dall'altra parte il valore sottostante, quindi che cosa sta succedendo alla macchina per pesare.
Quindi una volta che avrai messo da parte le emozioni e avrai guardato nel complesso i dati, le metriche di queste due voci qui, ecco che tutto ti sarà estremamente più chiaro. Ed è proprio lo scopo di questo video, quindi guardalo fino alla fine. Per capire bene quindi che cosa è successo, che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa aspettarci, dobbiamo rispondere a 3 domande. La prima, perché il prezzo di Bitcoin sta crollando? La seconda, chi sta vendendo e perché? La terza, che cosa sta succedendo ai fondamentali. Nel frattempo, altro spoiler, che cosa sto facendo io? Beh, io la risposta a queste domande l'ho già data e te la sto per dare anche qui all'interno di questo video. Quindi sì, sto continuando ad accumulare, nonostante il prezzo sia alto, ho comunque approfittato di questo calo da un lato. Dall'altro sto tenendo parcheggiata anche un po' di liquidità, perché non entro mai full in un mercato. Quindi mi tengo un po' di liquidità parcheggiata, per esempio in soluzioni come UOdler, che mi permette di tenere la mia liquidità non solo in stable, ma anche, per esempio, in fiat, e nel caso di stable basate sull'euro posso avere anche degli interessi. In questo caso, essendo a livello Platinum, posso avere fino a un 14% di interesse sulla mia liquidità. Dipende appunto dal livello che si ha. Per aumentare di livello bisogna fare trading, quindi o scambiare spot oppure fare proprio trading. Fare trading mi dà, tra l'altro, oltre a punti per scalare il livello e quindi ottenere sempre più interessi, posso anche ottenere delle scintille che posso utilizzare semplicemente per avere qualche Bitcoin extra che male non fanno. A proposito, qua sotto ti lascio il link di UOdler con il codice DEMASI scritto esattamente come lo vedi qui. Puoi ricevere 50 scintille in omaggio che puoi utilizzare subito per avere qualche Satoshi, qualche piccola unità di Bitcoin che male non fa. Non devi depositare, non devi fare assolutamente nulla, ti basta solo aprire un account. Altra cosa interessante, qua su UOdler io posso ottenere ovviamente interessi anche sulle mie cripto. Altra cosa secondo me estremamente interessante. Per chi avesse Pax Gold si possono depositare qua sopra e anche sull'oro, quindi ottenerci dei bei interessi. Come funziona? Facilissimo, io posso depositare euro, cripto direttamente, quindi quello che voglio, e cliccare converti per convertire le stablecoin o le valute fiat che voglio in cripto stablecoin che voglio. Esempio, se io volessi convertire gli euro che ho appena depositato, seleziono gli euro che ho appena depositato, li voglio convertire in Bitcoin, posso inserire quanto voglio convertire e lui in automatico mi dice quanto prenderò, le commissioni, tutto in modo estremamente trasparente e anche i punti per raggiungere il livello successivo. Posso anche attivare la conversione automatica che posso lanciare sia colpendo un tot calo percentuale, quindi gli posso dire guarda comprami quando Bitcoin sarà sceso del 10% per esempio, oppure scrivere io a che importo comprare, oppure per data. Questo è quello che uso personalmente. Vado a inserire la data d'inizio, vado a inserire ogni quanto ripetere, ad esempio settimanalmente, gli do l'ok e ogni settimana lui andrà in automatico a fare la conversione per me, quindi molto molto semplice. Qua sotto ti lascio ovviamente il link e il codice per registrarti, DEMASI, per ottenere le tue 50 scintille gratuite. Ecco, ti ho dato un piccolo spoiler di quello che faccio in questo momento, ma alla fine di questo video entreremo ancora più nel dettaglio andando a capire come muoversi nella pratica sia per gli investitori long term che per gli investitori short term. Prima però abbiamo 3 domande da rispondere. Perché il prezzo sta crollando, chi sta vendendo e perché, e che cosa sta succedendo ai fondamentali. Quindi partiamo dalla prima. 1. Perché il prezzo sta crollando? La risposta più comune che si sente qua sui social è Bitcoin è troppo volatile, ha perso di appeal, gli ETF non sono stati un gran successo e altre bagianate del genere. Il vero colpevole in realtà è la liquidità, o meglio la sua assenza. Nelle ultime 6-8 settimane, 2 forze macroeconomiche hanno letteralmente prosciugato il sistema finanziario di liquidità. La prima, lo shutdown del governo USA. Uno shutdown di 43 giorni, il più lungo della storia. Infatti, per il periodo appunto più lungo della storia, il governo federale ha interrotto la spesa per oltre un mese. Ma che cosa significa? Cosa succede quando viene interrotta la spesa, quando c'è questo shutdown? Beh, significa sostanzialmente che il Treasury General Account, cioè il TGA, cioè in soldoni il conto corrente del governo, di fatto non spende. Ma se non spende e i fondi continuano a entrare, vuol dire che si riempie sostanzialmente di miliardi di dollari che non escono.
Quindi il TGA di fatto si è riempito di liquidità che però non è uscita. Questo shutdown ha frenato di fatto la liquidità. Perché quei soldi non è che arrivano dal nulla, escono da che cosa? Dal sistema. Quindi smettono di girare. E se smettono di girare, ovviamente la liquidità sul mercato, in primis sugli asset a rischio, come le stock, come le azioni in generale e ovviamente Bitcoin, iniziano a perdere terreno, perché se la liquidità così come è entrata non esce, si blocca la diga e quindi i fiumi diventano sempre più vuoti. Questo era il motivo numero 1. Il secondo motivo è il QT della Federal Reserve. Mentre il tesoro stava letteralmente, il TGA, risucchiando liquidità, perché di fatto non spendeva, dall'altra parte la Fed continuava a ridurre il proprio bilancio e, ancora una volta, drenava fondi dal sistema. E non lo dico io, i dati sono chiari, basta guardare i dati. Come puoi vedere in questo articolo qui, che ti invito a leggere sul The Economic Times, le riserve delle banche sono scese a 2,8 trillion di dollari, cioè ai livelli di ottobre 2019, quindi poco prima del collasso dei mercati repo. E a proposito di repo, guarda anche questo articolo molto interessante, la Reverse Repo Facility, cioè dove i fondi del mercato monetario parcheggiano di fatto liquidità in eccesso, è quasi vuota. Cosa significa? O meglio, che cos'è sta roba? Come funziona? Beh, ti basti sapere che la Fed vende titoli del tesoro a fondi o banche durante la notte, con l'impegno di ricomprarli il giorno seguente, a un prezzo leggermente più alto, quindi pagandoli sostanzialmente un premio, un interesse. E tu dirai, ma che è sta roba? Cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica questi operatori prestano soldi alla Fed tramite questi treasury che vengono rilasciati la sera e ripresi poi il giorno dopo, prestano soldi alla Fed per una notte, quindi guadagnando un interesse, il tasso RRP si chiama. Così la Fed che cosa può fare? Può ritirare liquidità dal sistema overnight, la notte, in modo temporaneo e controllato senza dover vendere titoli in modo permanente. È come facessero un prestito di titoli per prendere in prestito soldi e poi viceversa riscambiarseli durante il giorno, durante le normali contrattazioni del mercato. Questo è un modo per tenere a bada la liquidità, drenarla, utilizzarla quando serve, però senza impegnarsi a lungo termine vendendo titoli per esempio a paesi stranieri. Ecco, tutta questa roba qui porta anche come conseguenza, altro articolo molto interessante del The Economic Times, i tassi di prestito overnight tra le banche stanno iniziando a salire. Succede che cosa? Succede che si crea un vuoto di liquidità temporaneo. Temporaneo sì, ma con un impatto devastante sul mercato, come abbiamo visto. E in un ambiente così teso, tutto ciò che è considerato rischioso viene di fatto venduto. Non perché sia rotto di per sé, ma perché non c'è più margine per fare leverage sopra. Ed essendo Bitcoin l'asset più liquido e reattivo alla liquidità, appunto, è in questi casi il primo a cadere, il primo a segnalare che qualcosa non va. Questo è il contesto. Di fatto, carenza di liquidità. E così come Bitcoin, quando arriva la liquidità, è il primo a schizzare alle stelle, quando la liquidità viene drenato è anche il primo a crollare sotto le stalle. Arriviamo quindi alla seconda domanda. Chi diamine sta vendendo e soprattutto perché? E qui bisogna entrare in un territorio un po' inesplorato, non sentite veramente tutti i colori, ma ancora una volta ciò che è importante fare è guardare ai dati. I dati ci dicono che il crollo di Bitcoin, così come dell'intero compartimento cripto, non è solo un effetto collaterale della stretta di liquidità, ma una concatenazione di più cause. La liquidità è il contesto e la base, su questa base però è successo qualcos'altro e quel qualcos'altro è successo esattamente il 10 ottobre 2025. Quel giorno un annuncio geopolitico, cioè l'ipotesi dei dazi al 100% alla Cina, ha scatenato un'ondata di liquidazioni forzate senza precedenti. Ho già parlato nel dettaglio, ho già spiegato che tutta quella roba lì non era assolutamente quel che sembrava, che è stato un attacco vero e proprio, secondo me, ai market maker, e ne ho parlato appunto in un episodio del mio podcast, ti lascio qua sotto il link, vattelo a riascoltare perché secondo me è vitale comprenderlo. Al netto di questo che cosa è successo? È successo che in meno di 24 ore oltre 20 miliardi di dollari di posizioni a leva sono stati evaporati, liquidati. E questo però non è un semplice sell-off,
ma, come ho detto, un collasso strutturale del mercato. Perché quando le liquidazioni diventano così importanti, così ingenti, non colpiscono solo i retail, non solo i pazzi scatenati che si mettono dalla propria cameretta in leva 100, no, colpiscono anche i market maker. Quindi che cosa è successo? I market maker che normalmente forniscono liquidità sono colati a picco. I loro hedge sono saltati, le loro posizioni sono state chiuse sugli exchange tramite meccanismi di ADL, cioè auto deleveraging, a prezzi veramente assurdi. E questo è partito prevalentemente da Binance. Infatti l'attacco è stato prevalentemente coordinato proprio su Binance, utilizzando i dati anche di Hyperliquid, dove poi c'è stato un boom incredibile come reazione che ha trascinato a sua volta poi Binance, creando degli scompensi e facendo un gran casino. Ti invito di nuovo ad ascoltare quell'episodio del podcast per avere le idee più chiare. Di fatto su Binance, leggo, l'ADL ha malfunzionato, colpendo anche operatori solidi con esecuzioni letteralmente che non hanno senso, si legge, secondo lo stesso CEO di Wintermute. In questo contesto, player come Stream Finance, un fondo delta neutral da 200 milioni, ha perso ben 93 milioni con il collasso di XUSD, una stable, e sono falliti, nonostante fosse tutto stato costruito e progettato a puntino per non perdere mai, parliamo di strategie delta neutral. Da quel momento in poi qualcosa è cambiato. Da quel 10 ottobre la dinamica dietro Bitcoin è un pochino cambiata. Abbiamo visto il prezzo crollare e non riuscire più a tornare su, nonostante la domanda che ogni tanto cercava di spingere. Che cosa però è successo? Perché ora le cose diventano molto più interessanti. Bene, per circa 2 settimane ogni giorno alle 9:30 ora di New York, quindi all'apertura del mercato, qualcuno ha venduto grandi quantità di Bitcoin. Ogni giorno, stesso orario, stesso pattern. E quando qualcuno ogni giorno alle 9:30, indipendentemente dal prezzo, si sveglia e vende dei Bitcoin in buona quantità, bene, quel qualcuno probabilmente non è un retail comune, ma un forced seller si chiama. Cioè probabilmente un fondo o un market maker o un'istituzione che si è trovata costretta a liquidare posizioni, non perché appunto vuole, non per scelta, ma perché è obbligata da quello che è successo. E se tu fai questo in un mercato con un buco di liquidità, la reazione è quella che abbiamo visto. È normale, è matematico che scenda. Che cosa stiamo vedendo però? Che cosa ci dicono i dati? Il MACD giornaliero è ai minimi storici, ancora più basso rispetto a quello del crollo di FTX e della pandemia. L'RSI è a 21, livello di capitolazione, ma senza il panico che in genere lo accompagna. Questi dati qui sono dati che vediamo solo nei veri episodi di capitolazione, cioè solo nei veri bear market. Questa roba qui a cui abbiamo assistito non è una capitolazione. Non stiamo vedendo una fuga in massa, ma stiamo vedendo una o più entità costrette a vendere i propri BTC in un mercato già fragile, con un contesto già fragile. Quindi abbiamo capito il contesto, mancanza di liquidità, o meglio, liquidità vincolata, bloccata. Abbiamo visto il crollo, il crash, l'attacco ai market maker che ha contribuito ancora di più a questo crollo, andando a tirare via ancora più liquidità. E arriviamo alla terza domanda. I fondamentali, compreso quello che sta succedendo, abbiamo visto la macchina per votare, quindi ciò che sta contribuendo al prezzo di adesso. Vediamo però adesso la macchina per pesare. Che cosa ci dice? Quindi i fondamenti di Bitcoin, se sono cambiati, se sta cambiando qualcosa, se sta crollando quel valore sottostante, oppure se sta crescendo. Ecco quindi che la narrativa si capovolge totalmente. Adozione istituzionale. Gli ETF spot su Bitcoin, lanciati a gennaio 2024, hanno creato un canale permanente tra il sistema finanziario tradizionale e Bitcoin. Pensioni, fondazioni, assicurazioni, il cosiddetto denaro noioso, sta entrando in modo strutturale, graduale sul mercato e soprattutto in modo permanente. JP Morgan, come puoi vedere in questa foto qui, vuole accettare Bitcoin come collaterale per prestiti istituzionali. Questo è il passo più importante per qualsiasi asset. Quando Wall Street inizia ad accettare qualcosa come garanzia, allora quel qualcosa entra nel sistema creditizio. E se qualcosa entra nel sistema creditizio,
La domanda diventa strutturale, non più ciclica. Cambia drasticamente quell'asset. E non è l'unico, perché la FHFA, cioè il Federal Housing Finance Agency, l'ente che regola Fannie Mae e Freddie Mac per intenderci, ha autorizzato chi rilascia mutui a considerare i possedimenti in Bitcoin nel calcolo della solidità finanziaria del richiedente. In parole povere, sarà possibile aprire un mutuo con BTC come garanzia. Queste sono notizie estremamente importanti, fondamentali, che vanno appunto a aumentare ancora più il peso di quel valore sottostante, di quel fondamentale. Abbiamo poi la custodia regolamentata. Fidelity, US Bank, Standard Chartered, tutte offrono ora custodia regolamentata per Bitcoin. E quando un'istituzione compra e deposita Bitcoin in cold wallet, in cold storage, quelle monete non tornano sul mercato per anni, accumulano, mettono da parte. Non è che fanno trading a leva su Hyperliquid. Quindi ancora una volta riducendo la liquidità disponibile e aumentando la scarsità relativa. La rete è più forte che mai. L'hash rate ha toccato un nuovo massimo storico. Quindi la rete è sempre più robusta e sempre più sicura. I miner continuano a investire centinaia di milioni di dollari in hardware ed energia, segno che non temono le correzioni breve termine, ma stanno guardando su un orizzonte temporale lungo. L'interesse sovrano, anche quello sta crescendo. Gli USA detengono già oltre 200.000 bitcoin tra sequestri e riserve strategiche. E a proposito, ho fatto un video, questo qui, che ti lascio qua sotto in descrizione, ti compare anche qua il link poi per cliccarlo se vuoi andare a vederlo, in cui ho parlato proprio del piano che inizia con l'oro e termina con Bitcoin. Diversi stati americani oggi stanno valutando di allocare Bitcoin nelle proprie casse, esattamente come con l'oro. Altri paesi stanno studiando riserve strategiche in Bitcoin. E questo è quello che sta succedendo. Abbiamo dei fondamenti che migliorano sempre di più. Dall'altra parte abbiamo il prezzo attuale che continua a scendere. Si crea quindi una divergenza tra voto e peso incredibile. Quando finirà però questo crollo? E questa è la domanda da $1 milione. Quindi daremo una risposta da $1 milione. Mentre i fondamentali, abbiamo detto, restano solidi, il prezzo attuale diverge perché è trainato da poca liquidità, alcuni player che sono stati costretti a vendere e che continuano a vendere, più tutta la massa di persone che seguono spaventati e impanicati. C'è però una buona notizia. Questo tipo di pressione, quella di chi è obbligato a vendere, ha una data di scadenza. I forced seller, appunto, non vendono per sempre. Vendono finché non esauriscono il proprio inventario. Quando finiscono il proprio inventario, quando non hanno più Bitcoin da vendere, ecco che la pressione di vendita svanisce in un istante e i prezzi esplodono. È un po' come se tenessi un pallone schiacciato sotto l'acqua, mentre sei lì che lo schiacci sotto l'acqua, a un certo punto togli le mani, pum, e il pallone esplode. È lo stesso identico principio ed è già successo. Marzo 2020, panico da pandemia, pallone sotto l'acqua, snapback violento, boom, esploso. Maggio 2021, liquidazioni Cina, un casino nel mercato, pallone sotto l'acqua, poi a un certo punto, boom, scompare la pressione di vendita, rally fino a 60.000. Post FTX, vendite forzate, a un certo punto scompare tutto, base per il ciclo 2023-2025, di nuovo esplosione e i nuovi massimi. Aggiunge tutto questo anche che la liquidità a un certo punto tornerà, perché lo shutdown del governo è finito, quindi il TGA ricomincerà a spendere. È rimasto bloccato per un po', la liquidità entrava, ora però si apre il portone e la liquidità gradualmente ritorna sul mercato, che, attenzione, non significa QE. QE arriva da un'altra parte, arriva anche quello, ma un po' più in là. La Fed, parallelamente, ha terminato il QT il 1 dicembre 2025. Quindi le riserve bancarie si stabilizzeranno, si blocca quella che è stata la politica restrittiva e si ritorna gradualmente ad una politica invece più open. Poi più avanti anche potenzialmente un QE, quindi un'immissione di nuova liquidità. Questo è quello che sta succedendo. Quindi se ti stai chiedendo quando finirà questo crollo, la risposta è semplice. È quando queste due forze convergeranno. Esaurimento dei seller forzati a vendere e rientro della liquidità nel sistema. Quando queste due forze convergono, ecco che il prezzo ritorna su. E manca poco. Arriviamo quindi alla fine del video. Hai visto il contesto, hai visto che cosa ha scatenato il crollo, hai visto i fondamentali che sono ancora solidi. La domanda ora è:
che cosa devo fare? Ovviamente non ti posso dare un consiglio finanziario, non sono qui per questo, io mi limito a riportarti i dati, poi tu con un po' di intelligenza li analizzi, ti fai le tue analisi in privato e decidi cosa fare rispetto al tuo portafoglio. Io non posso sapere quanto sei investito, quanto hai, quanto non hai, quindi non ti posso dire che cosa fare in questo momento. Anche perché obiettivamente tu questo già lo dovresti sapere, non devo essere io a dirti cosa fare con i tuoi soldi. Nel momento in cui tu investi dovresti avere una strategia e già sapere che cosa fare a priori. Tralasciando questa parte, oggi però mi sento buono e quindi faccio un'eccezione. La risposta a questa domanda dipende dall'orizzonte temporale che ti sei posto e soprattutto entra in gioco la disciplina strategica che dovresti applicare al tuo portafoglio. E due sono gli orizzonti temporali, lungo e breve. Se ti sei posizionato a lungo termine, di fatto non è cambiato nulla, anzi, la discrepanza tra voto, quindi prezzo attuale, e fondamentali, il peso, è sempre più ampia. I fondamentali stanno crescendo, la discrepanza di prezzo però rispetto ai fondamentali sta anch'essa aumentando perché il prezzo sta scendendo in questo momento. Questo ci dà la possibilità di comprare un asset il cui valore è sempre più forte ad un prezzo scontato di un 30, 40 o potenzialmente anche di più. Quindi chi rientra nella categoria del lungo termine, la cosa più logica da fare è ignorare il voto, cioè il prezzo attuale che viene dato dal mercato, e concentrarci invece sul peso, quindi sul valore a lungo termine. E quindi di fatto accumulare o comunque rimanere fermi se si può senza vendere per X tempo. Quindi se ti puoi permettere di stare fermo senza vendere e stare in perdita magari ancora per un ciclo, bene, fallo, non ti preoccupare. Se invece ti muovi nel breve termine, devi per forza di cose gestire il rischio usando opzioni, hedging, diversificazione, insomma tutto quello che puoi utilizzare per proteggere il tuo capitale in queste fasi. Cioè, se tu chiedendoti posso permettermi di aspettare 2-3 anni per il prossimo ciclo potenzialmente in perdita? Se la risposta è sì, stai lì dove sei, se puoi continui ad accumulare e va bene così, sempre ovviamente con strategia. Se la risposta è no, allora devi ridurre per forza di cosa l'esposizione attuando strategie di protezione. Se possibile cercare di non vendere, se però è impossibile farlo, vendi, insomma valuta tu. Dipende tutto dal tuo portafoglio e dalla tua propensione al rischio e dal come ti sei posizionato con quali aspettative. Buffett probabilmente chiuderebbe dicendo: se gli utili di un'azienda crescono mentre il suo prezzo scende, questo è un gran regalo. Ecco, Bitcoin non ha utili, non può essere valutato come un'azienda, ma possiamo misurare il suo valore basandoci su adozione, sicurezza, scarsità, riconoscimento istituzionale, quindi sulla sua infrastruttura e come essa viene percepita e utilizzata dalle persone così come dalle istituzioni. Ecco, tutti questi elementi insieme sono in crescita. Ergo, il crollo attuale non è un giudizio sui fondamentali, sul peso, un grido di dolore di un mercato con poca liquidità e una microstruttura danneggiata da un attacco coordinato e mirato. Ma quando i mercati si danneggiano all'improvviso poi si riparano. Con la stessa velocità con cui sono crollati, ecco che ritornano in piedi, a patto che però i fondamentali siano rimasti solidi o siano cresciuti. Ti ricordo che puoi iscriverti, se ti può far piacere, al canale, qualora non l'avessi ancora fatto, così rimarrai sempre aggiornato su quello che succede realmente sul mercato. Qua sotto ti ricordo, ti lascio il link di YouHodler, codice Demasi. Ricordati che quando la liquidità torna e la macchina per pesare finalmente peserà Bitcoin per i suoi fondamentali, non gli darà più solo il voto su quello che succede, su quelle che è il sentiment e sono le notizie, ecco che il prezzo dovrà necessariamente ricongiungersi alla realtà. Fino ad allora non confondere un seller rotto, che quindi è obbligato a vendere in un mercato rotto, privo di liquidità, con un asset rotto, perché Bitcoin non è rotto, è solo scontato per ora.